Oggi parliamo di sistemi d'ormeggio, tutto quello che serve per ormeggiare in sicurezza la nostra barca. Seguitemi! Oggi parliamo di sistemi d'ormeggio, come avete sentito prima della sigla. Per farlo siamo venuti qui a Marina d'Arecchi, dove ci stiamo andando a imbarcare su un catamarano della NSS Charter, la più grande società di charter che c'è in Italia. Con questo noi andremo in Costiera Amalfitana, precisamente davanti a Vietri, dove parleremo con un'esperta della SVB proprio di sistemi d'ormeggio. Prima di fare questo vi lascio qualche secondo con la NSS in modo che loro possano illustrarvi quello che fanno. Voi sapete, loro sono i primi dealer europei per il marchio Lagoon, tra i primi per il marchio Beneteau, e possiedono quello che io spesso definisco come il marina più verde d'Italia, Marina Cala de Sardi. Detto questo, vi lascio con la NSS e ci vediamo subito dopo per andare a parlare di sistemi d'ormeggio. Quando pensi a una vacanza in barca, pensa a noi. Pensa a NSS. Da sempre lavoriamo per offrirti il miglior servizio possibile. Importiamo Beneteau e siamo i primi dealer Lagoon in Europa. Nella nostra flotta charter abbiamo le barche più nuove, le più grandi, quelle che non ha nessuno, le più belle. Se vuoi andare in barca, affidati a noi. Gruppo NSS. Sistemi di ormeggio. Oggi parliamo del sistema d'ormeggio, ovvero di tutte quelle componenti, tutti quegli accessori che fanno sì che noi possiamo ormeggiare la barca. Per farlo io ho qui con me Camilla Mosley della SVB. Che cos'è la SVB? La SVB è il più grande rivenditore di accessori nautici online che c'è in Europa. Siccome noi cerchiamo di prendere sempre la cosa migliore che troviamo, questa volta abbiamo preso direttamente il più importante. Loro hanno un magazzino enorme in Germania, nell'Alta Germania, e hanno veramente di tutto. Sul loro catalogo trovate veramente di tutto e sono l'unico ship challenger online ad essere veramente internazionale, perché loro per ogni nazione hanno il sito nella lingua di quella nazione, ma non solo, hanno anche un team di persone originarie di quella nazione. Infatti Camilla fa parte del team italiano della SVB. Se voi comprate una cosa in SVB e avete un problema, dovete chiamare, non vi risponde una persona in tedesco né in inglese, vi risponde una persona in italiano, Mario. Esatto. Vero? Mario, ok, vi risponde Mario in perfetto italiano, per cui vi potete capire perfettamente. Detto questo, cominciamo a parlare di di ormeggio, ma chiaramente l'ormeggio, la cosa principale sono le cime. Dire cime d'ormeggio non è poi così banale, perché le cime sono una cosa un po' complessa. Cominciamo subito dal materiale. Camilla, in che materiale deve essere la cima d'ormeggio? Il migliore è il poliestere, sicuramente. Perché questo? Innanzitutto elevata resistenza ai raggi UV, Sì. buone proprietà di allungamento e resistenza anche all'usura. Perfetto. E non galleggiano. Per cui dura molto di più degli altri materiali. Un altro materiale che sentite a volte, ma qui in Mediterraneo non lo usa nessuno, è il nylon, però il nylon soffre tantissimo l'UV, per cui non si può usare. Il poliestere, dovete usare le cime in poliestere. Di cime in poliestere ce ne sono di due tipi: ritorta con 3 legnoli. 3 legnoli e intrecciata. A me la differenza di costo tra l'una e l'altra non è tanto. Questa è un 16 mm, quanto costa? Sui 5 euro al metro. E questa? Sui 6 euro al metro. Ed è sempre un 16 mm, cioè la differenza è di 1 euro, sinceramente non è tanto. Ma perché ho due cime diverse? Allora, questa si allunga di più, è più elastica. Considerate che se le cime delle scotte, per esempio, devono essere il meno elastiche possibile, quelle dell'ormeggio devono essere invece elastiche, perché fanno da ammortizzatore. Quando la barca si spinge in avanti si allungano e ammortizzano la botta. Questa è un po' più elastica, questa è un po' di meno, questa dura di più di quanto dura questa qui. Poi questa ha una versione che secondo me è molto interessante, ha la versione con la calza. Voi dite, ma è una questione estetica? No, non è vero, la calza
serve ad attutire il rumore. Le cime sulle bitte sfregano, sulle gallocce sfregano e fanno rumore di notte, con la calza lo fa molto di meno. Che sezione devo prendere per la cima? Questo ce lo dici te, Camilla, che sezione devo prendere? La regola generale è lunghezza della barca più 2, quindi se ad esempio abbiamo una barca da 14 possiamo valutare un 16 mm o ancora meglio 18. Perfetto, ottimamente. Questo è il diametro che dobbiamo usare per la cima d'ormeggio, perché quello chiaramente è il carico che corrisponde al peso di quel tipo di barca. Adesso andiamo a vedere invece quanto devono essere lunghe e quante sono le cime d'ormeggio, perché non bastano le 2 cime d'ormeggio a poppa. Allora, cominciamo subito. A poppa noi abbiamo 2 set di cime d'ormeggio, cioè 2 coppie. Una coppia che chiamiamo bozze, che sono quelle che lasciamo a terra quando partiamo per la crociera. E che caratteristica hanno le bozze? Hanno la caratteristica di avere una redancia e una catena che noi mettiamo intorno alla bitta. Ma perché questo? Perché chiaramente la cima intorno alla bitta si usura, per quanto noi riusciamo a legarla bene si sfrega, si muove, e quando lasciamo la barca per 5-6 mesi è capace che poi quella cima si rompe e abbiamo una brutta sorpresa. Allora noi ci mettiamo la catena, e invece la catena chiaramente può girare quanto volete, ma quella non si rompe. Ma questa catena deve avere una caratteristica. Certo, la lunghezza. La lunghezza. Che vuol dire la lunghezza? Che deve essere lunga a sufficienza per andare fuori dal gradino della banchina, perché la cima si rovina molto strofinando sul gradino della banchina, sul bordo della banchina. Allora la vostra catena deve arrivare oltre il bordo della banchina, in modo che salva la cima. Queste 2 cime si chiamano bozze e rimangono a terra quando voi partite. Quando invece partite avrete altre 2 cime di poppa che vi serviranno per dare cima quando andate in banchina di trans, quando vi ormeggiate per una notte, per cui non devono avere catena, perché se no non le maneggiate bene, devono essere libere. Il problema soltanto è: ma quanto devono essere lunghe? In tanti libri, tantissimi libri, voi leggete che devono essere le cime d'ormeggio, devono essere 2 volte la lunghezza della barca. Non è così, non gli date retta, perché se voi avete un 15 metri e fate 2 volte la lunghezza della barca, avete un cimone da 30 metri, ma come lo gestite? E poi a che cosa serve? Io lancio la cima in banchina, sia che abbia un 15 metri che abbia un 20 metri, quando sto a 3, 4, massimo 5 metri dalla banchina, anche perché se no non ci arrivo in banchina. Allora che cosa devo avere? 5 metri per andare in banchina, 5 metri per tornare a bordo e 5 metri di riserva per poter legare, per poter fare. Per cui quando ho una cima d'ormeggio che è 15 metri massimo, quello ho fatto il lavoro mio, sia che la barca sia 10 sia che sia 15 metri. Le 2 cime d'ormeggio sono 15 metri di lunghezza. Oltre quelle, sempre a poppa, io ho bisogno, in alcuni casi, delle 2 cime incrociate che si chiamano traversini. Le cime incrociate possono essere anche molto meno di 15 metri. Quanto devono essere lunghi i traversini? Una volta e mezza la larghezza della barca. Perfetto, perché la mia poppa è 5 metri, è una barca grande, c'è una pompa di 5 metri, il traversino va da una parte della poppa alla bitta che sta dall'altra parte, la attraversa 5 metri e 2-3 metri per arrivare in banchina. Per cui quando ho una cima che è 7, 8, esageriamo 10 metri, basta, più di quello non mi serve. Anche di sezione, anche come sezione, il traversino può essere leggermente più piccolo di quello che io uso a poppa. Viste queste, abbiamo il problema di quando io arrivo in banchina attaccando di lato all'inglese. In quel caso io ho bisogno della bavetta a prua, della codetta a poppa, e userò le normali cime d'ormeggio, ma poi devo mettere i 2 springhi, ovvero sia la cima che va da prua alla bitta di poppa, la cima che va dalla galloccia di poppa a una bitta che sta verso prua. In questo caso devono essere lunghe Una volta e mezza la lunghezza della barca. perfetto, ottimo. In questo caso mi servono 1 volta e mezzo, perché se io la metto a prua e la bitta sta oltre la poppa della mia barca, beh, chiaramente devo avere tutta la lunghezza della barca più un altro po' per raggiungere la bitta di poppa. Ultima cima si chiama cimone ed è una cima di sicurezza. Il cimone deve essere minimo 30 metri di lunghezza e con una buona sezione, e quando lo uso ad esempio se voglio mettere la cima a terra, oppure ancora meglio
se devo trainare una barca che non ha motore, non ha mezzo di propulsione, non ha vela e non ha motore. Se la traino con una cima ad ormeggio mi starà troppo vicina. Se ho un cimone lungo, invece, mi sta sufficientemente lontana in modo che quando mi dovessi fermare, quella lì ha il tempo di consumare il suo abbrivio e non venirmi addosso. E poi la cima più lunga è, più si allunga, perciò più fa da ammortizzatore. E su questo capitolo infatti usciamo dal capitolo cime e entriamo nel capitolo ammortizzatori. Le cime d'ormeggio hanno bisogno in alcuni marina di essere ammortizzate. Questi si chiamano ammortizzatori, ma li chiamate anche? Dissipatori. Dissipatori, perfetto. Se andate sul sito della SVB ne trovate di tutti i tipi, ce ne hanno di tutti i tipi. Ora noi siamo venuti adesso da Marina d'Arechi. A Marina d'Arechi hai notato che è pieno di cime d'ormeggio con i mollettoni? Sì. Che quasi tutti hanno i mollettoni. Perché hanno i mollettoni? Si vede che a Marina d'Arechi c'è un po' di risacca, perché la barca va avanti e va indietro. Se non mettono niente per ammortizzare questo movimento, dopo un po' le cime si rompono, non ce la fanno. Allora mettono l'ammortizzatore, cose come queste. Qui si mette una cima, si mette l'altra cima, qui è un po' in bando. Questo qui, quando la barca va avanti, si tira. Come state vedendo in queste immagini, il dissipatore di gomma si allunga. E questo poi è anche abbastanza economico. Quanto costa? Per la cima tra 12 e 16 sui 37 euro. Perfetto, insomma è una cosa che potete spendere, 37 euro a cima e avete salvaguardato le cime. Il difetto di questi qui è che non durano molto, una stagione, 2 stagioni, alla terza stagione probabilmente dovete cambiarli. Quando vedete che cominciano a creparsi vuol dire che il sole se li è mangiato, a forza di andare avanti e indietro si sono stressati troppo, vanno cambiati. Se volete qualcosa che dura di più ci sono altri tipi di dissipatori, ci sono i mollettoni, ci sono tante cose in commercio, loro ne hanno la gran parte di questi strumenti tranne questo. Questo non ce l'hanno perché questo è appena uscito, anzi non è ancora uscito, ancora non è in mercato, non è nei negozi. Questo è il 3 dumper perché viene stampato in 3D. Questa parte centrale, che è la parte che si deve comprimere, è stampato in 3D. Come vedete nelle immagini, questo quando si tira è tipo stantufo, si richiude e ammortizza molto il movimento della barca. Questo è l'ultimo ritrovato in fatto di dissipatori. Levati i dissipatori abbiamo i mezzi marinai e qui ne abbiamo 2. Ok, ci parli di questo? Sì, questo è un mezzo marinaio basico che non deve mai mancare a bordo sicuramente. È estraibile, può essere posizionato in 6 posizioni ed è molto pratico. E costa poco. Quanto costa? 22 euro. Perfetto, 22 euro per avere un oggetto così che è facile da estendere e da richiudere e ha un look piuttosto solido, secondo me vanno bene. Poi ho questo tipo di mezzo marinaio che io chiamo mezzo marinaio, ma non fa la sua funzione, ne fa un'altra. Questa qui, una volta steso tutto quanto, questo vi permette di portare la cima in galloccia o in bitta, secondo quello che avete in banchina, farla passare intorno alla bitta o alla galloccia e riportarla indietro. Perciò fate un doppino senza bisogno di qualcuno che sia a terra a fare passare la vostra cima. E questa insomma è una bella facilitazione. Come funziona lo state appunto vedendo in queste immagini su questo video che è della SVB, perché la SVB sul suo sito producono direttamente loro tutta una serie di piccoli video che vi fanno vedere come funzionano le cose che loro vendono, e questo secondo me è un ottimo servizio e ben evidenzia il fatto che sono veramente molto grandi e molto organizzati. Questo invece costa 208 euro più o meno. Ecco, questo costa un pochino di più, però io l'ho usato, vale la pena averlo a bordo, è una cosa veramente molto molto utile se non avete nessuno in banchina che vi dà una mano. Con questo vi abbiamo fatto una panoramica di quello che serve per ormeggiare una barca. Io spero che vi sia interessato. Ti ringrazio Camilla, ringrazio la SVB, ringrazio anche la NSS, il gruppo NSS, per averci supportato con questa barca, lo skipper e tutto quello che ci è servito per fare il video. Vi do appuntamento al prossimo video con SVN Solo Velanet.